Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione. Sono qui oggi per presentarvi lo spannocchiatore Olimac Drago GT. La mod è stata creata dal team RL Modding in collaborazione con Olimac. Come è il team che ha creato la mod, anche Olimac è un'azienda italiana con la sede a Cuneo. Già nei primi anni 50 Emilio Oliviero progettò e brevettò una macchina per la raccolta del mais. Oggi appunto Olimac è leader mondiale nella progettazione e costruzione di testate da mais ed esporta in tutto il mondo il 98% della produzione e detiene numerosi brevetti ed altrettanti premi internazionali di rilievo. Uno di questi brevetti riguarda infatti i piatti spannocchiatori ammortizzati a regolazione automatica. Questi permettono di avere un raccolto senza perdite di granella e di pannocchie. Quindi il raccolto è totale e senza perdite. Un altro brevetto è il doppio trinciastocchi, quindi un effetto forbice. Questo permette una trinciatura molto più fine. Gli steli sono sminuzzati il doppio e sono più corti. La trinciatura è molto più fine rispetto a quella di tutti gli altri trinciastocchi. E qui possiamo appunto ammirare nel dettaglio l'animazione sulla mod stessa. E questi sono solo alcuni dei brevetti e peculiarità dell'Olimac. Per altre info ovviamente vi ricordo di andare sul loro sito. Ma qual è la caratteristica più importante di tutte? Che si tratta di uno spannocchiatore pieghevole. Ed ecco qua appunto l'animazione. Vi lascio il video ovviamente integrale, lo ammireremo adesso da più punti di vista e vi ricordo anche che ho fatto un video preview che vi lascio in alto a destra per andare a vedere ulteriori immagini della stessa barra in un'altra mappa e montata su un'altra trebbia. Ed ecco qua appunto tutto il discorso animazioni e tempistiche appunto di apertura e chiusura della barra. Ora appunto proseguiamo con la carrellata di immagini per le animazioni, anche l'animazione diciamo della chiusura ovviamente, perché è sempre bello vedere appunto la mod lavorare, diciamo, poi la vedremo lavorare per davvero, nel senso in campo. Ma prima ovviamente di fare ciò passeremo anche la rassegna veloce della parte negozio su Farming Simulator. Ed eccoci dunque alla parte negozio, attrezzi, spannocchiatori, ed ecco qua, Olimac Drago GT 12FR, 68.000 euro, nel gioco utile sia per mais che per girasoli. Vediamo i dettagli. Potenza minima richiesta 380 cavalli, la larghezza di lavoro sono 9 metri, ricordiamo le 12 file, 9 metri, e una caratteristica molto peculiare sia nella realtà, ovviamente, ma anche qua nel gioco, che tutti gli spannocchiatori vanno a 10 km all'ora, mentre questo 12. Non è cosa da poco, specialmente su tanti ettari da lavorare, quei 2 km all'ora in più fanno la differenza. Qua nella parte personalizzazione vedete appunto John Deere T560, la S790, l'Agico Ideal, la Class Tucano e via dicendo fino a fare il giro. Ok, queste cosa cambia in realtà? Cambia solo l'attacco fra la barra e la trebbia, quindi per completezza e per far sì che non ci sia nemmeno diciamo un minimo incongruenza insomma nell'attacco, perché ovviamente tutte le trebbie sono un po' differenti, hanno fatto sì di far appunto l'attacco specifico per tutte le trebbie presenti sia nel gioco che nel DLC, perché appunto le class fanno parte del DLC. Quindi non cambia la livrea, è sempre la stessa originale Olimac, però consiglio ovviamente di comprarla in base, settarla in realtà in base alla trebbia su cui andrete appunto a montarla. Olimac garantisce una verniciatura che dura 3 volte di più nella realtà.
però qua noi siamo nel gioco e a noi giocatori piace anche vedere usurarsi la barra e ovviamente vabbè sporcarsi, quindi rendiamo onore e merito a RL Modding per quanto si sono impegnati appunto a livello texture, a livello appunto di gioco nel ricreare appunto anche Usura e Dirt. E torniamo ora al modello fresco, nuovo, verniciato, appena uscito di fabbrica. Ricordiamo appunto la collaborazione fra le aziende e i team di mod che fanno bene a tutti, ovviamente a loro per sponsorizzarsi in un gioco che è oramai mondiale, e a noi giocatori che appunto grazie a questi modder che si prendono l'impegno tramite i modelli CAD e tutto quello che volete e appunto con l'aiuto sempre dell'azienda hanno ricreato e portato appunto sul gioco una perla del genere e noi non possiamo che esserne felici. La mod, lo dico ora, è per PC e console, non l'ho detto prima perché prima ovviamente c'erano altre cose importanti da dire e spero che appunto siate arrivati fin qua per averle sentite ed ascoltate. Qua vi lascio appunto ad altre animazioni che mostrano tutte le parti in movimento, è più facile vederle ora che una volta in campo e l'ultima parte che ci resta da vedere e da affrontare appunto è il test in campo proprio. Ed eccoci qua direttamente sul campo, potete ad esempio ammirare il kit schiacciastocchi, l'avete visto anche nel dettaglio nel video preview che vi ho detto di aver fatto appunto tempo fa su un'altra mappa, sempre per mostrare appunto nel dettaglio la qualità della mod e quello che è stato fatto appunto per portarla nel gioco e renderla identica appunto alla realtà. Ricordo ancora una volta la peculiarità proprio diretta al lavoro, al risparmio di tempo, di poter appunto viaggiare a 12 km all'ora. E siamo giunti al termine di questa presentazione, spero vi sia piaciuta, mi raccomando scaricatela e votatela. Ringraziamo RL Modding per la mod e Olimac per la collaborazione. Detto questo vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video, ovviamente dei bravi. Ciao a tutti ragazzi!